Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive. Grazie, abbiamo la carta della stella, amici del Sagittario. Qualche sogno si avvicina probabilmente. La carta della stella è sempre collegata al destino, ai desideri, ai sogni ad occhi aperti e alla capacità di canalizzare, perché sono sempre è quella connessione, diciamo così, con il divino e- ed essendo collegata ai desideri, io la sento anche collegata alla capacità di manifestazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un altro video che spiega come unire diversi oroscopi. Allora, cominciamo con la regina di spade, abbiamo un 4 di bastoni, la carta dell'imperatrice, la forza al contrario, il 9 di spade al contrario, il 9 di coppe, vediamo che altre carte mi danno a fine stesa, a fine linea, 3 di coppe e la carta del sole. Beh, ragazzi, direi che un sogno si avvera. Qui abbiamo la regina di spade, che può essere una persona vicino a voi. Vi ricordo che la prima linea è per le relazioni familiari in generale, scusate, non familiari, affettive in generale, che comprende quelle familiari, quelle di amicizia, quelle di lavoro, mentre poi andremo a vedere specificatamente per i singoli e per le persone che sono in una relazione. Quindi la regina di bastoni potrebbe rappresentare anche vostra madre o una persona, come dicevo prima, alla quale fate riferimento. Se non è una persona fisica, può essere voi e la vostra determinazione nel perseguire una vostra stabilità. Il 4 di bastoni parla di un contratto che potrebbe essere per una casa, perché comunque è un 4, parla di celebrazione, come anche il 3 di coppe. È il raggiungimento di un risultato, parla di contratti, molte volte parla anche di matrimonio e di unione felice, quindi non so in che tipo di relazione, cioè in che tipo di situazione siate, se siete single o no, però comunque parla di una famiglia, di un intorno sociale, in armonia quello che state vivendo in questo momento. Abbiamo l'imperatrice, per qualcuno fa riferimento di nuovo alla madre, anche se sento che per molti in realtà è un progetto che voi avete in testa, o un'idea, o un punto d'arrivo, un obiettivo. Qui c'è la carta della stella, quindi qualche tipo di desiderio sicuramente c'è. Abbiamo la forza al contrario, però, e qua è un po' come se qualcuno avesse bisogno di capire dove trovare il coraggio per fare un determinato passo, per fare una determinata scelta. Il 9 di spade al contrario è anche vero che ricorda il fatto che probabilmente qualcuno qui è un po' ansioso, un po' troppo preoccupato, si fa troppi problemi prima che i problemi in realtà si manifestino, si presentino. State tranquilli ragazzi perché comunque c'è il 9 di coppe che è una carta di compimento, di festeggiamento, di proprio appagamento emotivo. Il 3 di coppe anche qui parla di amici, di festeggiamenti e il sole, se con l'imperatrice quello che state cercando è una gravidanza, il sole parla di bambini. Quindi può essere un buon periodo per, diciamo, lavorare di più in questo senso. Diversamente può fare riferimento alla vostra espressione personale, a quello che è anche il settore delle amicizie, perché tutte e due queste carte sono carte che richiamano molto i sentimenti dell'amicizia, quindi potrebbe anche essere un progetto con qualche vostro amico che, o sì, vabbè, o amica, che sì, prenderà in un certo senso corpo, ci sarà qualche cosa da festeggiare, probabilmente qualcuno firmerà il contratto per iniziare questo nuovo tipo di percorso. Ripeto, il contratto ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, può essere
perché ogni carta ha diversi significati, quindi può essere il contratto di matrimonio, il contratto per una casa o semplicemente il festeggiare un'unione o un circolo sociale in completa armonia, ok? Andiamo a vedere per i single qualche carta in più. Vediamo che cosa vi dicono. Io intanto ricordo, per chi magari non lo sapesse, che ho pubblicato già i 4 video del 2023, quindi le previsioni per il primo semestre del 2023. Trovate tutto nelle playlist, compreso anche l'oroscopo dell'autunno. Allora, abbiamo la forza, il 10 di bastoni al contrario, la forza ce l'avevamo anche nella prima linea, quindi qui per voi si tratta di aver già preso una decisione. Il punto, sì, io credo che la decisione sia stata presa anche con questa regina di spade, poi arriva semplicemente il definire le cose. Nel momento in cui questo contratto, questo passo viene fatto, ci si rende conto che adesso sì, è ora di chiudere il ciclo. Andiamo avanti. Abbiamo un fante di spade al contrario e la giustizia al contrario. Ah, ragazzi, se dovete firmare questo famoso contratto con la giustizia al contrario, fate molta attenzione alle scritte in piccolo. Avete anche il fante di spade. Quando i colpi di tosse è perché qualcuno vorrebbe dire qualcosa ma lo tace e quindi vengono i colpi di tosse. A livello energetico vuol dire quello. Quindi fate attenzione perché è come se vostra madre ha qualcosa da dirvi. Magari per qualcuno risuona, ma lo sento così. Diversamente fate attenzione perché con la giustizia al contrario si parla sempre di qualche cosa che non è proprio completamente in ordine. E il fante di spade è un po' come se qualche cosa non fosse stato controllato a dovere. Andiamo avanti, vediamo come... Ok. Ok, allora, ruota della fortuna al contrario, re di spade e 6 di spade. Mm. Allora, ragazzi, ho come l'impressione che se state cercando di lasciarvi una persona indietro, che non sia proprio così semplice, proprio per questioni magari burocratiche, vi dirò. Perché poi abbiamo la ruota della fortuna al contrario, sotto questo 9 di al contrario. Ho proprio la sensazione che non... che ci sia qualche cosa che potrebbe magari cambiare, ma che si fa fatica a cambiare. È un ciclo che non si chiude, tutti e due i 10 li avete a testa in giù. Mm? Ho come l'impressione che si festeggi per una partenza, si festeggi per un distacco. Il re di spade, se non rappresenta una persona dalla quale vi dovete allontanare, può rappresentare una persona che entra e con la quale farete un viaggio. C'è la stella, ragazzi, esprimete un desiderio, qualche tipo di sogno si compierà. Se l'energia della regina di spade siete voi, in quella fase determinata di cui vi ho parlato all'inizio, il re di spade potrebbe essere la vostra dolce metà, perché c'è re e regina di spade, è qualche cosa che capita per destino, il destino è scritto nelle stelle. Wow. C'è qualche ciclo però prima che bisogna mettere in ordine. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, per gli amici del Sagittario. Vediamo che cos'altro riesco a dirvi di più. Cinque di coppe, 2 di spade, 4 di pentacoli. Ragazzi, 5 di coppe mi parla di un senso di colpa, I sensi di colpa si hanno quando non si
è in modalità regina di spade. La regina di spade è una regina determinata, che non si fa scrupoli, quindi non si fa sensi di colpa a tagliare quello che non serve più. Quindi probabilmente vi costa un po', diciamo così, essere regina di spade in questo momento. E il 2 di spade anche, scusate, il 5 di coppe, che comunque parla di perdita, di lutto, di sensi di colpa, di rammaricarsi di qualche cosa. E il 2 di spade qua mi dice che c'è qualche cosa che voi non state vedendo. Mm. E il 4 di pentacoli, che è una carta numero 4 come il 4 di bastoni, io credo che abbiate bisogno di più stabilità all'interno della relazione, abbiate bisogno di più certezze, di più sicurezze, come questo 2 di spade se non vedeste chiaro in questo momento. Andiamo avanti, vediamo che altro mi danno. 5 di bastoni, 3 di pentacoli, 9 di pentacoli e 8 di pentacoli al contrario. Allora, il 3 di pentacoli lo sento collegato con l'imperatrice perché parla di progetti e vedo che c'è un progetto nel futuro. Nonostante questo 5 di bastoni, 5 di bastoni in realtà non è una carta negativa, è una carta di forte competitività. Probabilmente quello che un po' a voi manca. Avete bisogno di diventare un po' più cattivi se volete, ma cattivi tra virgolette, ragazzi, cioè un po' più agguerriti in quel senso. Se volete ottenere quello che volete ottenere, perché poi comunque guardate, un 3 di pentacoli c'è nel futuro, c'è questo tipo di progetto, questo tipo di nuovo equilibrio, questo tipo di accordo magari all'interno della relazione. Diciamo che credo che qualcuno qua si attacchi un po' troppo a delle cose materiali, non lo so, chi doveva stendere o cose di questo genere. Però poi terminiamo con un 9 di pentacoli e un 8 di pentacoli al contrario, quindi sono due carte un po' contrastanti in questo senso, perché il 9 di pentacoli parla di una forte indipendenza, sia da un punto di vista economico ma anche personale, mentre l'8 di pentacoli parla fondamentalmente o dell'assenza di lavoro o di un'assenza di costanza, perché è una carta che parla di un lavoro costante, meticoloso, fatto giorno per giorno, è la goccia d'acqua che buca il sasso, per capirci, e qui questo tipo di atteggiamento un po' manca. Come se appunto mancasse la competitività, mancasse la determinazione, il fatto di essere agguerriti. È come se iniziasse un progetto e foste già rilassati. Qui avete il 9 di pentacoli, qua avete il 9 di coppe che è una carta di abbondanza. Partite già in vantaggio, mi viene da dire. Nonostante queste due carte di inizio lettura che mi dicono che siete un po' troppo, se vogliamo, pessimisti o preoccupati anche, perché vi ricordo che anche qui c'era comunque il 9 di pentacoli, il 9 di spade, che è una carta che parla di preoccupazione, di ansie, di pensieri ricorrenti, no? Ma sono quei pensieri che innescano emozioni dolorose, però sono pensieri ricorrenti che si fa fatica a mandar via. E qui credo che sia proprio perché c'è questo 2 di spade e non si vede chiaro fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine. Vediamo che carta vi danno. Perché qui in realtà, nonostante ci sia l'otto di pentacoli al contrario, che molte volte parla di un'assenza di lavoro, in realtà poi una autonomia c'è. Ragazzi, può anche essere che ci sia qualche tipo di lavoro proprio nuovo tra voi e il vostro partner, qualche tipo di collaborazione, qualche tipo di questione, magari decidete di aprire un'azienda autonoma, perché il 9 di pentacoli vuole anche dire quello, il mettersi in proprio. I singoli avevano questo re di spade, ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di trampolino di lancio, avete tante carte di festeggiamento, comunque. E tra l'altro c'è il sole parla di espansione, di abbondanza, di crescita, di protezione, di giocosità, di fiducia nella vita, di gioiosità.
È una carta di avventura. È una carta molto bella. Guardate, coraggio, e qui avevate la forza. Manca il coraggio. È interessante perché la fatina tiene le braccia completamente aperte, pronta ad abbracciare qualsiasi tipo di sfida la vita le voglia offrire. È a braccia aperte. E sento che avendo questa forza al contrario, forse è il punto un po' dolente della situazione per questa prima metà di dicembre. Però tutto sommato, ragazzi, ci sono festeggiamenti, eh? C'è di che brindare. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!